Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi facciamo alcune prove con questo prodotto Max Dart The Blackest Black, che si presenta come il nero più nero, in grado di assorbire la luce circostante. Non è una novità assoluta sul mercato perché esiste un prodotto simile, ma questo si presenta come molto più accessibile e anche più pratico grazie al boccetto contagocce, oltre alla pallina metallica già inserita all'interno. La dimensione è da 17 ml, come lo standard di altri colori da miniature, ma ciò che sicuramente ci interessa di più è la reale resa sui modelli e la sua validità. Detto questo, iniziamo con le prove. La prima che faremo è su questa basetta, sulla quale al momento c'è soltanto uno strato di primer nero molto satinato. Per vedere la differenza con un altro nero qualsiasi, nel mio caso AK Interactive, comincio colorando il lato sinistro. Una volta steso e asciugato completamente, già si nota la differenza tra primer e colore acrilico ed è per questo che è bene non lasciare mai a vista il primer. Ma ora passiamo ad occuparci del lato destro usando Max Dart, nel quale farò due prove diverse. Innanzitutto lo proviamo puro, dritto dal barattolino. Per comodità e anche per mostrarne meglio la consistenza, io l'ho steso sulla wet palette, ma in questo caso andrebbe bene anche in un piattino. Così a pennello puro risulta viscoso, leggermente difficile da stendere, ma se si lavora in piccole aree si riesce a stendere abbastanza facilmente. Una volta asciutto, come si può vedere, la differenza è assolutamente evidente in termini di assorbimento della luce. Lo spicchio appena fatto perde qualsiasi tipo di riflesso o effetto satinato, ad eccezione di quei piccoli punti in cui è ancora umido. Proprio grazie alle proprietà di questi pigmenti risulta molto scuro e intenso ed estremamente opaco. Sciacquando il pennello, inoltre, non ho notato problemi ad eliminare il prodotto in eccesso. Ma passiamo adesso ad una prova a pennello diluendolo leggermente. Pur essendo a base acqua, in una delle mie prime prove ho provato con acqua e non mi è piaciuto molto il risultato, quindi qui, come indicato sulla confezione, proviamo con poche gocce di thinner. Io mi sono resa conto mentre mischiavo che forse avevo aggiunto troppo thinner, quindi ho irrobustito con più colore. Per evitare di sprecare colore basta partire con una sola goccia di thinner. Così facendo si ottiene infatti una corposità leggermente diversa, molto più liquida della versione pura, di conseguenza molto più semplice da stendere a pennello, ma allo stesso tempo più viscosa di quella che solitamente cerchiamo per i colori ad aerografo, simile al latte. Inoltre, avere una base sotto di partenza molto satinata permetterà di vedere chiaramente dove è stato applicato il prodotto e ottenere una copertura più uniforme. Per l'applicazione a pennello, il mio consiglio dunque è quello di stenderlo o puro, in piccole aree, ma senza esagerare per evitare spessori, oppure diluito con thinner, per evitare che l'acqua renda alcuni punti meno opachi. Una volta asciutto notiamo che è leggermente appena meno intenso, quindi sarà necessario semplicemente fare una seconda passata per ottenere lo stesso risultato di quello puro. Sulla gonna di questa Banshee lo proviamo quindi ad aerografo, applicazione alternativa che sicuramente risolve i problemi menzionati sopra. Aggiungo un paio di gocce di thinner e il colore, mischiando poi molto bene tutto con un pennello vecchio. È importante che sia tutto ben amalgamato per evitare problemi di stesura. Già su carta si nota come non sembrino esserci problemi, ma anzi la resa sembri già molto buona e intensa. Dipingo quindi tutta la parte bassa del modello. Qui ho in mente di fare un colore di transizione poi tra turchese e nero che coprirà questo effetto puntinato, ma in caso volessimo ottenere un risultato più liscio per lasciarlo a vista, basterà aggiungere appena più thinner oppure alzare un po' la pressione del compressore, che io al momento ho su 1.4 bar. Lasciamo asciugare e nel frattempo ci occupiamo di pulire l'aerografo, che come nel caso del pennello si pulisce senza problemi con le classiche pratiche di pulizia. Una volta asciutta, la Banshee risulta così, con la parte nera che scompare completamente. L'effetto è molto opaco e intenso e su sfondo o tavolo da gioco nero questo fa sicuramente il suo effetto.
In definitiva, io lo trovo quindi molto utile per tutte quelle parti che sui modelli vogliono essere fatte scomparire, siano esse estetiche, come nel caso di parti specifiche, magari di connessione, o più pratiche e indispensabili, come i plinti. Qui infatti l'ho steso sempre ad aerografo su questo plinto, che secondo me dà la giusta importanza al modello sopra, scomparendo completamente, soprattutto in fotografia. La differenza di luminosità tra gli altri colori sotto le luci della scrivania e questo prodotto è davvero notevole, quindi io non posso fare altro che aggiungerlo a quelli che per me diventeranno di uso comune. Se volete dare un'occhiata al prodotto, trovate il link qui sotto in descrizione. Ma detto questo, io voglio sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi ha incuriosito e se cercavate qualcosa del genere. Io ringrazio ancora Green Stuff World per aver sponsorizzato questo video, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!